Buongiorno amici! Oggi vediamo come applicare la regola delle 3 R nel nostro orto. Riduci, riusa, ricicla. Riduciamo il consumo di plastica. Riutilizziamo le piante dell'anno precedente grazie ai loro semi germinati spontaneamente. Ricicliamo tutto il materiale di scarto per trasformarlo in concime naturali. Cosa hai fatto, Saul, per ritrovarti con centinaia di piantine pronte da ripicchettare? L'ho lasciato assolutamente fermo, siamo a fine aprile, è stata una stagione molto siccitosa e molto secca, ovviamente lasciandolo il più possibile coperto con materiale di recupero, foglie, rametti, erba di sfalcio, così è stato fermo. A causa del secco non ho fatto nulla, ha piovuto da una settimana che ha fatto qualche temporale, la terra era già calda, con la pioggia le piantine si sono sviluppate. Cosa intendo dire? Quando io porto a monta le piantine e lascio disseminare da sole, ho una parte di semi già raccolti e messi da parte e una parte cadono a terra da sole. Li ho lasciati germinare. Adesso ve le mostrerò, ci sono borragini, coste, erbette, calendula, spinaci della Nuova Zelanda, una serie di cose, qualche pomodoro, un po' di fioriture, per cui papaveri, fiordalisi, cosmea e cose di questo genere. Adesso posso permettermi di raccogliere queste piantine, per cui le toglierò dalla terra mettendole con una paletta, mettendole nella zolla e mettendole in cassetta. Vi mostro come preparare la cassetta in un modo molto semplice. Per quale motivo? Perché togliendo dall'orto e mettendo in cassetta ci dà il permesso di dare una pulita, una piccola fresatura e successivamente suddividere le aiuole, per cui gli spazi dove andare a piantumare, e salvare queste piantine che ovviamente sono già acclimatizzate e conoscono la condizione, altrimenti saremmo costretti a fresarle sotto o altrimenti saremmo costretti a tenere l'orto in forma spontanea. Adesso seguiamo un processo che è: prima prepariamo la cassetta in modo che è già pronta, vediamo gli strumenti che si usano e poi osserviamo l'orto. Ho preparato qualche cassetta, recupero dei sacchi di plastica perché vedete che le cassette sono forate, semplicissimi sacchi, cerco di mettere all'interno della cassetta a costituire un fondo in modo che poi andrò a mettere in questo caso la zolla con le piantine, avrò il permesso di bagnarle perché l'acqua non esce, senza esagerare, tenere umido, e li metterò all'ombra. L'unico strumento che serve è un paio di guanti e una paletta. Allora vi mostro l'orto così com'è. Abbiamo ovviamente la parte delle erbacce, cosiddette erbe infestanti, che sta crescendo. Abbiamo un po' di verdure, poi ve le mostro nel dettaglio, ma abbiamo anche tutto quello che è stato lasciato sul campo, cioè materiale di compostaggio, vecchia piacciamatura. Vedete che questo è fieno, questi sono steli di vecchi vegetali dell'anno scorso. Questi sono le potature dei lamponi, queste come vedete sono le erbe, ma vedete che anche la parte più in alto, cioè adesso ve lo mostro tutto, c'è esattamente quello che c'è, cioè il vecchio gambo del girasole, il vecchio materiale, questo materiale che è fieno, pacciamatura, è tutto esattamente così come è stato lasciato. Adesso sta crescendo l'erba. La cosa importante è che in mezzo a queste erbacce, grazie alla copertura e grazie a lasciare a riposo la terra fino a che si scaldi e piova, sono germogliate piantine. Ora ve le mostro. Spinaci. Allora, prima di tutto questi si possono già raccogliere perché sono già pronti da consumare, ma specialmente adesso questi andrò a toglierle, li metterò, come vi dicevo, nelle cassette e poi li ripicchetto. Ma vi mostro.
piccole zolle di spinaci, vedete quanti? Già con misure di crescita diverse, alte, molto piccole, vedete? Eccoli qua, questi sono tutti spinaci. Salverò solo ciò che è necessario. Coste a foglia bianca, guardate qua, calendula, calendule un po' più piccole, calendula e spinaci, calendula, questa è tutta calendula, vedete quanta ce n'è, questi sono spinaci, papaveri, borragine, fiordaliso. Quello che voglio raccontarvi è questo, che non avendo premura di vangare, fresare l'orto, preparare e producendosi i semi da soli, noi abbiamo un vivaio assolutamente naturale, con piante che sono molto robuste, che conoscono già la storia del terreno, che sono già abituate. È un vivaio naturale, senza costi. Come ci sono tutte le verdure da orto, qui sta crescendo cosmea, un'altra varietà di papavero, guardate una coccinella, le cosme, calendule, guardate che bella macchia. Se facciamo più attenzione, guardate che piccolo vivaio di coste, guardate qua quante coste, cioè questa diciamo che è un infestante, ma tutto il resto sono coste. E qua ci sono sia la costa bianca che l'erbetta a foglia verde. Guardate quelle piccole, guardate cosa ce n'è. Cioè, queste sono tutte piantine. Non voglio esagerare, ma sono non 100 piantine, molto di più. Cioè io ne salverò delle zolle, vi mostrerò, il resto verrà fresato sotto e rimarrà concime vegetale. Posso regalarli ad amici, conoscenti, scambiarle, cioè pensate anche a questa cosa di non sempre dover acquistare materiale nei vivai e di conseguenza abbiamo un problema energetico e climatico, produrre scarto come vasetti di plastica, ma pensate a questa produzione senza impacchi. Piaciuto? Allora lascia un mi piace e se non vuoi perdere i prossimi video iscriviti subito al canale.